È il 15 gennaio e finalmente sono arrivate le lamiere. Arrivate, in realtà siamo andati a prenderle e anzi ringrazio il mio amico Luca che mi ha dato una mano. Già che sono arrivate le lamiere adesso possiamo proseguire con i lavori delle finestre e la prima cosa che dobbiamo fare è prendere le misure di queste curve qua, perché dovete sapere che le lamiere che ho acquistato sono rettangolari e le ho prese leggermente più grandi del previsto così da poterle tagliare a misura. E adesso trasportiamo qua. Un po' rovinate ste lamiere. Come non detto, ho scoperto che dall'altro lato si toglie la pellicola e sotto è perfetto. Che malfidente che sono stato. Adesso noi dobbiamo tagliare seguendo questa linea per ricreare esattamente la linea che ce l'ha. Devo essere molto preciso. Dun 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 dun. Dun, dun 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 dun. Ditemi voi che io non vedo. Sembra perfetto, dovrò controllare comunque con un aiuto perché da solo non riesco a tenerlo in posizione e a verificare al millimetro. Ma dai, facciamo anche l'altro. Ma prima... Bene, anche questo è fatto. In realtà mi sono accorto che è molto facile tagliare l'alluminio e infatti sarà molto divertente fare anche i fori delle finestre centrali. Come potete immaginare ho passato un sacco di tempo a calcolare le misure, che cosa va fatto in che ordine, i listelli che dovrò usare per la struttura e quindi adesso dobbiamo solamente trasportare queste informazioni sulla lamiera e poi fare il taglio, sperando di aver misurato tutto giusto. Le misurazioni ve le faccio vedere meglio sul video che sarà dedicato all'installazione delle finestre. Questo è più dedicato alle lamiere, all'incollaggio, alla chiusura dei fori, quindi adesso passiamo a tagliare l'alluminio e poi per capire bene come prendere le misure, come segnarle, appunto ci sarà un video a parte. Per iniziare però dobbiamo prima intanto fissare bene la lastra qua sul tavolo, dopodiché dobbiamo praticare un foro con il trapano per avere un buco nel quale inserire la lama del segheto alternativo e da lì poi iniziamo a seguire questa sagoma. Comunque ridi e scherza, rimane una bella finestrona. Adesso vediamo se si infila bene. Tan 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 tan. Ok, allora dobbiamo farlo scendere ancora di un centimetrino. Adesso gli do una limata, probabilmente con una lima manuale è più che sufficiente e dopodiché preparo anche la seconda. Fatta la seconda e in realtà limare con la lima manuale è stato molto più lungo di quello che mi aspettassi. E infatti questa l'ho fatta direttamente un po' più larga e si appoggia perfettamente nella finestra. Top, spettacolo. Sono un po' stanco, inizia a fare buio, quindi noi ci vediamo nei prossimi giorni. È il 23 febbraio e finalmente con oggi abbiamo ufficialmente tutti i materiali necessari per finire il lavoro delle finestre. Immagino di avervi già detto per cosa mi serviranno questi listelli, ma riassumendo, una parte andrà nelle finestre per la struttura, per evitare vibrazioni e per supportare le nuove finestre e una parte nel pavimento per creare i cassettoni all'interno dei quali ci sarà l'isolamento. Ho fatto un po' di ricerche per scegliere il legno. Le opzioni erano tre: abete grezzo, abete piallato o multistrato marino. L'abete grezzo avrebbe rischiato di essere un po' storto. Piallato è invece più dritto e anche più, come dire, stagionato, quindi nel tempo dovrebbe anche rimanere più dritto. Mentre il multistrato marino sarebbe stato ottimo per umidità, condensa, infiltrazioni, eccetera, però anche molto più costoso. Questo fa già un ottimo lavoro e adesso gli diamo anche una mano di impregnante per renderlo ancora più resistente a acqua, umidità. Avrei potuto acquistare i listelli con già fatto il trattamento dell'impregnante antimuffa, antitarlo, ma a parte per il fatto che sarebbe costato
più che non acquistare diversi litri di impregnante che poi mi serviranno, ma oltre a questo non avrei avuto il controllo su che tipo di impregnante utilizzare. Come sapete, cerco di fare tutti i lavori nella maniera più salubre possibile e non sarà sempre possibile, ma quando si può assolutamente. Riesci a stare più al centro? More? Ok, don't move because now... I moved. You moved? I think. Ok. Ok. Perfetto, adesso sappiamo esattamente la lunghezza dei listelli di supporto di questa lamiera e dove esattamente si appoggerà la lamiera. E già che abbiamo compagnia, facciamo anche direttamente l'altra. Su questo lato, come avrete capito, le due finestre laterali verranno chiuse da due lamiere complete, mentre quella centrale avrà il foro per la finestra nuova. Partiamo da questa perché, essendo quella centrale, poi sarà più facile aggiustare quelle laterali piuttosto che infilare una lamiera di una misura magari sbagliata dopo aver già incollato le altre due. Bene, adesso facciamo copia e incolla sull'altra finestra. E mi sa che la parte di fissaggio lo vediamo un altro giorno. Bene, adesso una bella banana. E se non piove ci vediamo domani. Eccoci, è il 27 gennaio e continuiamo con le nostre cornici. Voglio provare ad assemblarle e a vedere se stanno bene nel foro su cui andremo ad applicarle. Ho già dato una mano di impregnante nei punti che ieri abbiamo tagliato e che quindi non erano coperti, ma non su tutti, perché ho voluto lasciare un lato, ovvero il lato che verrà incollato alla lamiera, senza impregnante, perché potrebbero esserci delle possibilità che riduca leggermente l'adesione con la colla. Quindi almeno il lato che incolliamo sulla lamiera è senza impregnante. Ok, la prima cornice si infila perfettamente. Ah! Mamma mia! È perfetto. So che questa è probabilmente una cosa base per un carpentiere o anche un muratore, ma sono contentissimo. E adesso, molto probabilmente, il lavoro più logico sarebbe già rifare il lato opposto, ma sono troppo curioso di vedere se le finestre ci stanno. Wow. Wow. Vi faccio vedere anche da dentro. Ma che spettacolo! Perfetta, perfetta! Ovviamente prima di fissare la finestra adesso dobbiamo dare il fondo epossidico, verniciare e fisserò già questi listelli alla struttura con dei rivetti e delle viti. E solo alla fine, quando è tutto già bello fisso, andremo a chiudere il tutto con la finestra. Ma che meraviglia! Seconda cornice fatta, nel mentre è venuto freddo. Adesso vediamo se siamo fortunati anche con questa. Tac! Precisa anche questa. Sono contento. È il 31 gennaio e ci siamo lasciati con le lamiere in sospeso. Oggi coloriamo. Adesso togliamo questa pellicola protettiva e diamo il fondo epossidico. Ma vi ricordate quante mani di vernice ho dovuto dare sopra il fondo epossidico per coprirlo? Ecco, oggi usiamo un trucchetto.
Questo è sempre il fondo epossidico bicomponente di espertidelavernice.it. Tra l'altro vi lascio in descrizione un codice sconto se doveste acquistare prodotti sul loro sito. Stavolta però invece di averlo grigio ce l'abbiamo giallo, con lo stesso pigmento che poi utilizzeremo nella vernice che daremo sopra al fondo epossidico. A saperlo prima avrei risparmiato un sacco di tempo e di vernice. Ma cosa significa fondo epossidico bicomponente? Semplicemente che ci sono una parte A e una parte B che si devono mescolare secondo una proporzione precisa e diluiti leggermente con un diluente specifico. E questo crea una miscela che proteggerà la lamiera fino ed oltre alla mia pensione. Comunque, per tutti i dettagli tecnici e le misure, i pesi, eccetera eccetera, ho descritto molto più nel dettaglio nel video che vi metto qua sopra, che è il video sulla vernice. È lungo, ma è stato tanto lavoro. È il 6 febbraio e finalmente le temperature si sono alzate un po'. Quindi possiamo continuare con le nostre finestre e nello specifico a incollare le cornici di legno sulle lamiere. Come potete immaginare, la tenuta è molto importante, quindi utilizzerò una colla molto potente e un primer sulla parte in alluminio per aumentare l'adesione. Inoltre ho intenzione di utilizzare la finestra per mantenere in posizione e stretta bene la cornice, mentre qua chiuderemo con dei morsetti. Bene, questa colla dovrebbe asciugare molto in fretta, ma dato che ci siamo, aspettiamo fino a domani e poi controlliamo. Banana. A domani. Oggi potrebbe essere il giorno in cui chiudiamo questo lato, ma meglio non parlare troppo presto, devo ancora vedere se la colla ha funzionato bene. Vediamo se qualcosa si scolla. Ok, questo è rincuorante. Avevo molte aspettative comunque perché la colla mi è stata suggerita dai tecnici di un'azienda che produce colle, quindi dico, meglio di loro chi può sapere. E adesso vediamo dove fare i buchi per rivettare il tutto allo scuolabus. Ok, non è andata assolutamente come mi aspettavo. Ho fatto un errore estremamente banale, però capita, non ci avevo pensato, che semplicemente il rivetto ha bisogno di un foro che sia più grande della vite che voglio andare a infilarci. E quindi ho allargato i fori che ho fatto ieri e poi, volendoli proteggere, essendo comunque metallo nudo, ho preparato altro fondo epossidico e ne ho approfittato comunque perché volevo dare una mano di fondo anche all'altro lato dei pannelli di alluminio che andrò ad incollare sullo scuolabus, quindi va bene così. Comunque, dopo aver allargato i fori, mettere i rivetti filettati è stato estremamente semplice. Adesso proviamo, facciamo una prova senza colla e senza sigillante. Se tutto si incastra bene, allora passiamo alla colla.